Benvenuti, custodi di storie e testimoni del dramma umano, a una nuova e struggente edizione di Segreti Turchi. Quello che stiamo per raccontarvi sembra uscito da un copione di Amore e Tempesta, eppure vi assicuro che la realtà, ancora una volta, ha superato la fantasia. Oggi il nostro sguardo si posa su due nomi che per molti erano sinonimo di promessa eterna, Sinem Ünsal e Ozan Akbaba. Non parleremo di set, reunion o progetti scintillanti, ma di una decisione che ha lasciato i fan senza respiro e ha scoperchiato un turbine di emozioni. Un diario, appunti scritti a mano, e un'asta capace di disvelare gli angoli più sacri di un rapporto. Prima di entrare nell'occhio del ciclone, unitevi alla nostra famiglia, iscrivetevi, attivate le notifiche e lasciate un like, così potremo continuare a portarvi ciò che si agita dietro i titoli. Per chi desidera sostenerci nel nostro lavoro esclusivo, qui sotto c'è il tasto Unisciti. Ora, preparatevi a scoprire il prezzo di un ricordo d'amore. Tutto è cominciato pochi giorni fa, quando una prestigiosa casa d'aste ha pubblicato un annuncio che ha lasciato il mondo dello spettacolo attonito. Non si trattava della vendita di una tiara regale, né di un abito d'alta moda baciato dai flash, e nemmeno di un'automobile da sogno. L'oggetto era più fragile, più intimo, e per molti infinitamente più prezioso, un diario scritto a mano, appartenente alla splendida attrice Sinem Ünsal. Ma non un quaderno qualunque, secondo report minuziosi, fra quelle pagine ingiallite sarebbero custodite lettere, poesie, pensieri e confessioni tracciate esclusivamente per Ozan Akbaba, nel pieno della loro storia d'amore, quella stessa storia che ricordiamo con un misto di nostalgia e sorriso. La notizia ha fatto il giro dei social con la velocità di una scintilla nel fieno, e come dar torto al clamore. Nessuno avrebbe mai immaginato che Sinem potesse separarsi da qualcosa di tanto privato, tanto inviolabile. Parliamo della cronaca di due cuori un tempo all'unisono, una testimonianza concreta di promesse sussurrate a bassa voce, come se anche l'aria potesse essere indiscreta. La domanda che rimbomba, instancabile, nella mente di tutti è una sola. Perché? Cosa spinge una persona a mettere all'asta frammenti della propria anima, a lasciarli scivolare nelle mani del miglior offerente? Fonti vicinissime all'attrice sostengono che Sinem abbia deciso questo passo non per bisogno economico, ma come rito di purificazione, un modo per chiudere definitivamente un capitolo della sua vita che, seppur luminoso, non le appartiene più. Lei stessa ha in parte confermato queste voci in una breve ma incisiva dichiarazione, sorpresa dai microfoni fuori da un ristorante di Istanbul. Con un'espressione pacata e uno sguardo fermo che tradivano la irrevocabilità della scelta, Sinem ha detto: "Quel diario è stato il mio rifugio per molto tempo. Lì ho custodito i miei sentimenti più puri, ma non ho più bisogno di portarne il peso. Appartiene a un tempo che non esiste più, e voglio che quell'energia si trasformi in altro." Parole coraggiose, venate di una saggezza dolorosa, che tuttavia hanno scatenato un terremoto emotivo. Sinem sembra cercare la catarsi, provando a trasformare la nostalgia in un gesto che si dice andrà a beneficio degli altri. Si mormora infatti che il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Un tocco di nobiltà che non attenua, però, la lacerazione di un addio così pubblico. In una recente intervista, l'attrice ha pronunciato una frase che ha risuonato come una campana nella notte, sintetizzando il suo stato d'animo: "A volte, per guarire, bisogna lasciare andare ciò che si ama di più, e quel diario non è più mio, appartiene all'universo." Parole che spingono a riflettere sulla natura effimera dei sentimenti, sul bisogno di rinunciare per poter avanzare, anche quando quella rinuncia brucia. Dall'altra parte, però, la prospettiva è cupa e sconvolta. Secondo le nostre fonti, Ozan Akbaba avrebbe saputo dell'asta come un qualsiasi spettatore, dai titoli dei siti e dai post ricondivisi, e ne sarebbe rimasto distrutto. Provate a immaginare lo stupore e lo smarrimento di scoprire che le parole sussurrate tra quattro muri, quelle di cui solo voi conoscete il peso, sono pronte a passare di mano. Ozan, incredulo, avrebbe cercato immediatamente di mettersi in contatto con Sinem. Messaggi, chiamate, richieste di spiegazioni. In risposta, solo silenzio. Un silenzio che talvolta graffia più di 1000 parole taglienti.
Un amico vicino all'attore ci ha raccontato che sul set Ozan appariva scosso, in bilico tra rabbia e tristezza, e che si sarebbe lasciato sfuggire, con la voce incrinata, come può vendere i nostri ricordi. Quel quaderno custodisce segreti che appartengono solo a noi, promesse pronunciate guardando la luna. Non posso permettere che chiunque lo legga. La tensione tra loro si sarebbe fatta via via più densa nelle ultime ore, trasformando tutto in una battaglia silenziosa, una guerra di sguardi mancati e parole non dette. Per Ozan questa non è un'asta, è una violazione della sua intimità, la profanazione di un luogo che un tempo era sacro. Si mormora che le abbia inviato un ultimo, disperato messaggio: non vendere la nostra storia, ti prego, parliamone, ma sembra che anche quell'appello sia rimasto sospeso nel vuoto. Qui a Segreti Turchi ci troviamo davanti a un dilemma che punge come una spina. Le celebrità hanno il diritto di vendere cimeli che riguardano anche altri? Un diario appartiene solo alla mano che lo ha scritto o, in parte, anche alla persona che ha ispirato quelle righe? Voi, nei panni di Ozan, cosa fareste? Combattereste per riaverlo? Raccontateci la vostra visione nei commenti. E se apprezzate il nostro impegno nel darvi ogni sfumatura di questa vicenda, valutate di sostenere il canale con uno super grazie. Intanto la data dell'asta si avvicina inesorabile, e l'attesa si fa elettrica. Collezionisti da ogni angolo del mondo avrebbero manifestato interesse, attratti dalla tentazione proibita di possedere i segreti di 2 stelle turche. C'è chi sostiene che tra quelle pagine Sinem racconti il momento preciso in cui ha capito di amare Ozan, le paure che la svegliavano di notte, la gelosia che non ammetteva, e forse è ciò che più intriga, il vero motivo della rottura. Dettagli mai svelati, che potrebbero presto diventare di dominio pubblico. È una situazione delicata, triste e irresistibile allo stesso tempo. Ma c'è un sussurro che rimbalza nei corridoi dello showbiz, ed è quello che tutti aspettano di verificare. Ozan Akbaba non resterà a guardare. Si dice che l'attore stia progettando di partecipare all'asta in incognito. Sì, avete capito bene. Ozan sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra da capogiro pur di recuperare il diario, evitando che finisca nelle mani sbagliate. Un gesto romantico e disperato, degno della migliore soap, combattere con il portafogli per salvare le parole della donna che ha amato, proteggendone la memoria, anche quando quella memoria punge. I conduttori televisivi chiedono: quanto vale un ricordo d'amore? La risposta, in termini emotivi, è incalcolabile. In termini economici, si annunciano numeri vertiginosi. Il pubblico, nel frattempo, è spaccato in 2. C'è chi sta con Sinem, sostenendo che sia una donna forte, padrona dei propri oggetti e delle proprie ferite, libera di trasformare un passato che fa male in qualcosa di benefico. E c'è chi la critica aspramente. Quei ricordi, dicono, andavano bruciati o chiusi in un cassetto, mai esibiti per denaro, neppure se indirizzato alla solidarietà. Per i fan della coppia, quelli che hanno sempre sognato un ritorno di fiamma, questa notizia è l'ultimo chiodo piantato nella bara di un amore. Eppure i romantici irriducibili vedono in questa tempesta un possibile punto di svolta, il colpo di scena capace di rimettere i 2 sullo stesso binario. Forse l'asta, col suo carico di pathos, farà capire a entrambi che, oltre il dolore, c'è ancora qualcosa di vivo. Sinem, dal canto suo, appare inflessibile. Una determinazione che molti interpretano come una corazza, un modo di camuffare il rovello interiore. Perché separarsi da un diario così non è facile, è come strappare via una fibbia che teneva chiuso il petto. Intorno a lei, i sorrisi sono misurati, le parole sottovoce. I paparazzi la inseguono, i blogger setacciano ogni foto, ogni dettaglio dell'outfit, sperando di scorgere un tremito. Ma la scelta resta lì, ferma come una firma in calce. E allora, come andrà a finire? Ozan comparirà fra i partecipanti con un numero anonimo in mano? Il diario volerà a una cifra astrale? E soprattutto, che ombre o meraviglie verranno alla luce? La vita dei famosi è un labirinto, e questa storia lo ricorda.
Dietro i riflettori e i sorrisi impeccabili, si amano e soffrono come tutti. Un semplice oggetto di pelle e carta è diventato il campo di battaglia di due cuori in difesa. L'asta è fissata per il prossimo weekend, e potete star certi che Segreti Turchi sarà lì, per portarvi ogni respiro, ogni sguardo, ogni parola bisbigliata in sala. Non vi lasceremo perdere neppure un battito di questa vicenda che tiene tutti col fiato sospeso. Che cosa augurarsi, allora? Forse che, qualunque sia l'esito, entrambi trovino finalmente un varco verso la pace. Insieme o separati, con il diario fra le proprie mani o lontano per sempre, quel quaderno rimarrà comunque il testimone silenzioso di un grande amore. Noi continueremo a seguirlo passo dopo passo. Non dimenticate di iscrivervi, attivare le notifiche e unirvi al canale per vivere questo dramma minuto per minuto. Grazie per la fiducia. Alla prossima, da Segreti Turchi.